Bibbia, Chiesa, scienza, astronauti, papi, o sono tutte cose senza senso? Un caro saluto e grazie di essere su Canal 104+. Prima della traduzione del video informo che sulla fornita pagina indice alfabetico trovate già le voci Lucifer, Telescopio e Gui Consolmagno vomita disinformazioni. Sono sempre in pronta consegna i libri Il risveglio e il secolare Nuovo ordine del male da regalare o da regalarvi. È gradito anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè attraverso PayPal. Tutti i link in descrizione. Circondato dai maestosi giardini papali, sul sito dell'ex residenza estiva del Papa a Castel Gandolfo c'è un dipartimento del Vaticano che la maggior parte delle persone non sa nemmeno esista, perché qui, in questa cornice paradisiaca, l'Osservatorio Vaticano esamina i cieli. Il fratello Gui Consolmagno è un ex docente ad Harvard e al MIT, ora gesuita, è il direttore dell'Osservatorio Vaticano. Un paio di anni fa mi è stato chiesto di fare un gruppo di studio sulla Bibbia. Penso che i cattolici non facciano studi biblici, sai, e di fare un gruppo di studio della Bibbia a Houston. I cattolici sicuramente non fanno studi biblici in Texas. Di fare un gruppo di studio della Bibbia a Houston con un gruppo di astronauti. Astronauti? Oh, potrei farlo, sì. Quindi sono finito a una cena di circa 12 coppie, tutti astronauti e coniugi. Uno dei ragazzi, metà di loro sono cattolici, come si è scoperto, tanto per i cattolici che non studiano la Bibbia. Uno dei ragazzi è venuto da me e mi ha detto: sai, voglio solo fartelo sapere, credo nella verità assoluta che la creazione è avvenuta in 6 giorni, proprio come descritto nel libro della Genesi. Ed è la mia religione, voglio solo fartelo sapere in anticipo. E sto pensando, sai, ha letto il libro della Genesi, dove dice che il mondo è piatto ed è coperto da una cupola e c'è acqua sopra e sotto la cupola. Sai, dove va lo shutter? Come mai non si bagna? Dove dice che il mondo è piatto ed è coperto da una cupola e c'è acqua sopra e sotto la cupola. Sai, dove va lo shutter? Come mai non si bagna? Ma poi mi ha raccontato un po' di più, ha detto: prima di essere un astronauta ero un pilota collaudatore. Piloti collaudatori non vogliono avere l'abitudine di reinterpretare creativamente le loro istruzioni scritte. E questo vale per i programmatori computer, vale per gli ingegneri in generale. Queste sono persone il cui mondo dipende dalla loro interpretazione letterale del materiale che gli è stato dato. E quindi per loro la Bibbia è solo un altro manuale di chi l'ha fatto, perché è così che vedono il mondo. Mentre nel mondo antico, sai quali sono i libri più antichi che abbiamo? L'Iliade e l'Odissea sono poesie, sono libri di poesia. E il mondo è stato interpretato in termini di metafora e similitudini. E naturalmente la cosa folle è che la scienza stessa è metafora e similitudine. L'equazione di Newton per la caduta di un masso dovuta alla legge di gravità è una poesia. Dice che il percorso di questo masso che cade è come la soluzione a questa equazione. Non è che siano la stessa cosa. E sai, la cosa triste di quella dichiarazione sull'evoluzione è che l'evoluzione non sarà dimostrata. Niente nella scienza lo ha mai dimostrato. E sai, la cosa triste di quella dichiarazione sull'evoluzione è che l'evoluzione non sarà dimostrata. Niente nella scienza lo ha mai dimostrato. La scienza lo descrive, non lo dimostra. Ho 2 libri molto spessi sullo scaffale a Castel Gandolfo, uno è la Bibbia e l'altro è un libro di Mr. Thorne intitolato Gravitazione. E questo è, sai, piuttosto spesso e parla tutto della teoria della relatività generale speciale di Einstein. La Bibbia ha 3000 anni, il libro sulla gravitazione ne ha 25. Il libro sulla gravitazione è obsoleto, è fuori moda. I libri di scienza diventano obsoleti. Dovrebbero, sai, tra 1000 anni la nostra scienza, la nostra comprensione dell'evoluzione, la nostra comprensione del sistema solare, la nostra comprensione del Big Bang saranno completamente diverse da come sono ora. Stai dicendo che allora il problema è che a un certo livello la scienza è dominata da questo tipo di tecnici fondamentalisti che non sanno leggere un testo se non in modo fondamentalista. C'è un elemento di questo, non direi che è dominato da questo, perché la cosa buffa è che la maggior parte delle persone religiose non sono creazionisti artistici, fondamentalisti, la maggior parte degli evangelici non lo sono, ma sono quelli che si vedono in TV.
Abbiamo 12 astronomi, la maggior parte dei quali sono gesuiti, o un paio di diaconi e preti che lavorano con noi, e abbiamo tutti dottorati da diverse università di tutto il mondo. Veniamo da 4 continenti. Facciamo scienza che va da, sai, il tempo di Planck dei primi 10 minuti e 43 secondi, prima di quel momento dopo il Big Bang, 2 polveri che colpiscono la parte superiore dell'atmosfera terrestre, ora è tutto il resto, polveri che colpiscono la parte superiore dell'atmosfera terrestre, ora è tutto il resto. E non solo qui a Castel Gandolfo, dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, in Arizona, negli Stati Uniti. Il Vaticano ha acquistato questo telescopio all'avanguardia, dove sacerdoti e frati laureati in scienze, matematica, ingegneria catturano immagini suggestive come queste. Perché il Vaticano ha un osservatorio astronomico? Non pensi che ogni grande religione dovrebbe supportare l'astronomia? La risposta è più profonda di così, ovviamente. Nel 1891 Papa Leone XIII istituì deliberatamente un osservatorio vaticano. L'astronomia era un campo in cui il Vaticano aveva già una reputazione internazionale molto forte, e questo per mostrare al mondo che la Chiesa non era contro la scienza, e anche per mostrare al mondo che il Vaticano era una nazione con un osservatorio nazionale, quindi era in parte scientifico e in parte politico, come la maggior parte di queste cose. La cosa che sai, il motivo per cui continuiamo ad avere un osservatorio vaticano è continuare a ricordare alle persone nel banco della Chiesa che non siamo contro la scienza, che la Chiesa non solo supporta la scienza, ma la Chiesa è madre della scienza in molti modi, perché la scienza è iniziata nelle università. Nella sede dell'osservatorio c'è un museo che documenta il contributo del Vaticano alla scienza e all'astronomia risalente al 1582 e alla riforma gregoriana del calendario. Questo è il primo telescopio che l'osservatorio ha ricevuto nel 1891. Ed è stato installato in una piccola cupola sulla Torre dei Venti. Quindi era di nuovo nella città del Vaticano, e in effetti i primi telescopi erano sulle mura della città del Vaticano. Non ci siamo trasferiti qui fino agli anni 30. Il museo è un tesoro di una parte della storia del Vaticano che è ampiamente sconosciuta, come la storia delle sorelle Maria Bambina, che hanno contribuito a mappare e catalogare quasi 500.000 di stelle alla fine del 1800. Abbiamo sviluppato un laboratorio per misurare gli spettri di metalli puri. Quindi siamo nella cupola del telescopio Schmidt, che in realtà è solo una gigantesca macchina fotografica, ed è stato l'ultimo telescopio installato qui in Vaticano. È stato messo qui alla fine degli anni 50 e Papa Pio XII ha acquistato personalmente questo telescopio con i fondi della sua famiglia, non con i fondi del Vaticano. Un altro incredibile pezzo di storia di questa stanza è dove Papa Paolo VI ha parlato agli astronauti, gli astronauti Apollo sulla Luna. Wow! Era in piedi, seduto esattamente dove sei tu. Prima una benedizione in latino e poi un messaggio agli astronauti in inglese, riferendosi a la Luna è una pallida dea dei nostri sogni. Wow! Mentre era bellissimo, era poetico. Paul VI is speaking to you, astronauts. Greetings and blessing to you. Conquerors of the moon. Ed è stato un momento che ha mostrato quanto la Chiesa sia dedita a essere in sintonia con la scienza e la tecnologia dei tempi. E a 384.400 km dalla Terra a bordo della navicella spaziale Apollo, gli astronauti avevano portato una piccola bandiera della città del Vaticano. È stato un momento bellissimo, bellissimo. Quindi la prova che hai di fronte è che chiunque ti dica che devi rinunciare alla scienza per essere una persona religiosa o alla religione per essere una persona scientifica ti sta dicendo un sacco di sciocchezze. E allora dovresti chiederti perché te lo dicono, cosa ci guadagnano. Il grande B. Il libro della Genesi contro la teoria del Big Bang. Ecco, un esempio perfetto di come i due siano così opposti che non potrebbe mai esserci un punto nel mezzo in cui potrebbero incontrarsi. Come puoi essere un uomo di entrambi? Inizierò ricordando che la teoria del Big Bang è stata ideata da un prete cattolico, Georges Lemaitre. Inizierò ricordando che la teoria del Big Bang è stata ideata da un prete cattolico, Georges Lemaitre, ed è stata osteggiata da molti astronomi ai suoi tempi perché pensavano è troppo vicina all'idea della creazione. Ma la Genesi non è un libro di scienza. La Genesi è un libro su Dio.
E tutto ciò che si dice su Dio non solo è ancora vero, ma ora che sappiamo di più su come è creato l'universo, è ancora più importante e più vero di quanto il povero ragazzo che ha scritto la Genesi avrebbe mai potuto credere. E credi che sia stato scritto in modo poetico deliberatamente per renderlo senza tempo? Doveva essere scritto in modo poetico perché la scienza continua a cambiare. Sai che Dio non poteva dire poi ho avuto un Big Bang, perché 100 anni fa la gente avrebbe detto di cosa stai parlando e tra 1000 anni il Big Bang sembrerà, sai, un po' ingenuo, spero. Deve essere espresso in poesia. Deve essere espresso in poesia. Quali pensi siano i vantaggi dell'essere uno scienziato che ha fede? Il vantaggio più grande è che ti tiene concentrato sul perché lo stai facendo. La scienza dovrebbe essere per la gloria di Dio. E quello che intendo è che dovrebbe essere divertente, perché la gioia è la gloria di Dio. La gioia è la prova della presenza di Dio. E la gioia arriva solo quando ci si avvicina alla verità. Nella ricerca per il loro libro, Hord e Putnam hanno ottenuto il permesso di visitare l'osservatorio sul Monte Graham, che ospita il telescopio di tecnologia avanzata del Vaticano, VAT, nel settembre 2012. Non solo hanno potuto discutere dello studio dello spazio profondo con gli astronomi gesuiti, ma hanno anche avuto accesso a uno dei migliori astronomi del Vaticano a Roma. Hord, ha detto il fratello Guy Consolmagno, che è stato anche chiamato l'astronomo papale, ha dato agli autori alcune informazioni sbalorditive durante 5 interviste. Con la NASA responsabile del flusso di informazioni astronomiche al pubblico, sembra che il Vaticano sia rimasto uno degli attori principali nell'astronomia veramente accurata, non rilasciata al pubblico. Per centinaia di anni il Vaticano ha posseduto più telescopi e osservatori di qualsiasi organizzazione, università privata o governo. La NASA e il Vaticano possiedono congiuntamente Lucifer, il più grande telescopio binoculare del mondo. Secondo il sito web ufficiale del Vaticano, l'Osservatorio Vaticano è uno degli istituti astronomici più antichi del mondo. Eppure dove sono le fotografie? Dove sono i comunicati stampa delle ultime scoperte? Cosa hanno fatto esattamente gli astronomi gesuiti negli ultimi 500 anni? Solo loro lo sanno. Dove si dice che il mondo è piatto ed è coperto da una cupola e c'è acqua sopra e sotto la cupola, sai, dove va lo shutter? Come mai non si bagna?